E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il progettista meccanico e oggi siamo qui nella 20ª e ultima lezione del corso completo di Nomad Sculpt. Durante questo percorso abbiamo imparato a muoverci all'interno del software, abbiamo imparato a scolpire, utilizzare maschere, simmetrie, voxel, remesh, dintopo, pittura, materiali e rendering. Oggi completeremo il nostro workflow imparando ad esportare correttamente i nostri modelli. Una buona scultura non è realmente terminata finché il file non è stato controllato, ottimizzato e preparato per il suo utilizzo finale. Per poter salvare un modello ci basterà selezionare questo flag che abbiamo qui nella sezione dei progetti e qui possiamo andare a salvare il nostro progetto, possiamo salvarlo con un nome, possiamo sovrascrivere il file e così via. Prima di effettuare sempre delle modifiche distruttive al nostro progetto vi consiglio sempre di duplicare il vostro progetto, quindi andate a salvarlo nuovamente, salvatelo con nome e lo andrete a duplicare in modo tale che se dovete andare ad effettuare delle modifiche in post produzione automaticamente avrete il vostro file originale con cui potrete andare a effettuare le modifiche in maniera duplicata. Così che se nel caso in cui le vostre modifiche non vi aggradano oppure non vi piacciono oppure volete modificare ulteriormente però partendo dalla base di partenza avrete sempre il vostro file di partenza ultimato in maniera perfetta. In questo modo potrete tornare a una versione precedente in caso di qualsiasi errore. Prima della esportazione che abbiamo in questa sezione qui bisogna sempre verificare alcuni oggetti nascosti perché come potete vedere in alcune zone c'è scritto il tasto includi che significa che lui potrà includere tutti gli elementi, quindi come potete vedere da questa sezione qui, gli elementi visibili, quindi soltanto quelli che sono all'interno della tavoletta grafica oppure semplicemente i selezionati, quindi lui andrà ad esportare semplicemente l'oggetto che noi abbiamo selezionato, quindi badate bene a andare a mostrare tutti gli oggetti nascosti, tutte le mesh che sono state duplicate, i nomi degli oggetti, gli elementi inutilizzati e tutte le altre sfaccettature che fanno parte della nostra tavoletta grafica. Molti file infatti diventano inutilmente pesanti perché contengono copie primitive nascosti o oggetti che sono dimenticati all'interno della nostra scena. Ad ogni modo, quando siamo sicuri del nostro progetto e vogliamo procedere alla nostra esportazione, ci spostiamo in questo flag che abbiamo qui, andiamo subito sotto e possiamo vedere i principali formati con cui possiamo esportare un nostro modello. Il principale, quello più utilizzato da tutti, è il file STL. Il file STL è uno dei formati più utilizzati nella stampa 3D, infatti contiene principalmente la geometria ma non conserva i colori e i materiali, quindi quando andremo a effettuare un'esportazione in formato STL, lui andrà a esportare soltanto la geometria, ma colori e materiali rimarranno colore neutro, quindi o bianco o nero. Questo viene principalmente utilizzato all'interno degli slicer, quindi quando andiamo a preparare il modello per la stampa 3D, viene utilizzato per le stampe FDM, cioè le stampe a filo in plastica, e le stampe in resina. Un altro metodo molto utilizzato è l'OBJ. L'OBJ conserva la geometria e può includere anche informazioni relative ai materiali e ai colori, naturalmente in base al software dove andremo a destinare il nostro progetto. Infatti questo può essere utilizzato principalmente per un'esportazione per poi una post-modellazione, oppure per un rendering post-esportazione, oppure semplicemente per un trasferimento verso altri programmi. Un altro metodo molto utilizzato è il GLTF. Il GLTF o GLB come volete chiamarlo è particolarmente utile per mantenere il modello, i materiali ed i colori all'interno di un unico file. Infatti questo viene utilizzato per la visualizzazione del 3D, per la condivisione di un progetto, per un rendering finale oppure semplicemente per una realtà aumentata all'interno del nostro sito web. Un altro metodo molto utilizzato è il PLI. È utile quando è necessario conservare i colori in alcuni workflow, però i principali che vengono utilizzati molto spesso all'interno di Nomad Sculpt sono l'STL, che viene subito utilizzato per poter essere esportato all'interno di uno slicer per la stampa 3D, e l'OBJ che va a conservare anche i materiali e i colori.
Se invece noi vogliamo esportare il nostro progetto per poi renderlo modificabile in un secondo momento, possiamo utilizzare un altro file che è ottimizzato proprio per Nomad Sculpt, che si chiama Nomad. Questa esportazione ci consente di esportare il nostro progetto, così come lo vedete, e una volta che noi avremo bisogno di andare nuovamente a modificare il nostro progetto, magari su un'altra piattaforma, che non sia il nostro iPad ma un iPad diverso dal nostro, noi possiamo esportare in formato Nomad e noi potremo aprirlo in un'altra piattaforma e potremo continuare a scolpire il nostro progetto. La scelta naturalmente dipende sempre da ciò che dovremo andare ad eseguire sul nostro progetto dopo l'esportazione finale. Se pensiamo di preparare un modello per la stampa 3D e quindi esportarlo in formato STL, dobbiamo effettuare dei piccoli controlli, ossia il modello deve essere completamente chiuso, ci deve essere l'assenza completa di superfici isolate, ci devono essere degli spessori minimi e così via. Quindi un dettaglio visibile sull'iPad potrebbe essere troppo piccolo per essere riportato sulla stampa. Quindi dobbiamo sempre ragionare in funzione della tecnologia di stampa e delle dimensioni reali del nostro oggetto. Infatti, quando pensiamo di esportare un progetto in formato STL, dobbiamo innanzitutto andare a prendere le misure del nostro progetto, perché su Nomad noi non abbiamo la concezione di quanto sia grande un progetto se non lo andiamo a misurare. Siccome dobbiamo esportarlo in formato STL e quindi ottimizzato per una stampante, di solito le stampanti vanno ad esempio dai 25 x 25 cm, quindi dobbiamo prendere una misura prendendo una parte qualsiasi del nostro modello con il tasto di misura e trascinando verso l'alto andiamo a vedere quanto è grande il nostro progetto. Questo progetto ad esempio è lungo 1200,726,00. Questo progetto è grande più o meno 1 centimetro, quindi per poterlo andare a modificare dovremo andarlo a scalare di conseguenza, perché questa misura è riportata in millimetri. Quindi dovremo andare a modificarlo di conseguenza in base alle nostre necessità per renderlo ottimizzato per la stampa 3D. Quindi per poter andare ad esportare un file STL andate prima di tutto a effettuare una piccola misurazione per vedere quanto è grande il vostro progetto e poi andate a effettuare la vostra esportazione. Perché c'è una bella differenza tra un modello che è di 5 cm e un modello che invece è di 20 cm. Lo stesso dettaglio infatti potrebbe funzionare perfettamente su una statua grande, ma se è molto piccolo il progetto, questo dettaglio all'interno dello slicer della stampa 3D andrà a scomparire completamente, quindi badate bene a questo aspetto che è molto importante. Se invece noi vogliamo andare a effettuare una esportazione del nostro modello per una fase di rendering, quindi per poter andare a applicare la nostra immagine all'interno dei nostri siti web come immagine PNG, ci basterà semplicemente selezionare nuovamente questa sezione, ma non lasciare la parte esportazione su file, bensì su renderizza. Cliccando su renderizza noi possiamo visualizzare alcune impostazioni che possiamo dare alla nostra esportazione prima dell'esportazione effettiva, ossia andare a rendere lo sfondo trasparente, quindi lui andrà a esportare soltanto il nostro progetto lasciando lo sfondo. Possiamo mostrare l'interfaccia, quindi tutta l'interfaccia di lavoro potrà essere mostrata andando a fleggare questo quadratino, da cui possiamo visualizzare l'anteprima di come verrà esportato il nostro modello e poi qui possiamo andare a modificare la dimensione del file in base alla qualità che vogliamo andare a dare al nostro progetto. Una volta che abbiamo selezionato tutte le impostazioni ottimizzate per il nostro rendering, andiamo a cliccare su Esporta PNG. Una volta che lui avrà esportato il nostro modello, sarà impostato in questa maniera, quindi questa è l'immagine PNG che si andrà a presentare. Noi potremo utilizzarla per tutti i nostri modelli. Nel caso in cui noi volessimo andare a renderla molto più vicina, cosa facciamo? Innanzitutto andiamo ad eliminare le immagini di riferimento, perché questa verrà esportata insieme a noi. Andiamo ad aumentare il nostro zoom, lo andiamo a posizionare più o meno al centro della nostra interfaccia di lavoro. Dopodiché cosa facciamo? Esportiamo il nostro PNG e ora una volta che verrà esportato in questa maniera qui, quindi sarà ottimizzato come un formato PNG, quindi sarà una vera e propria immagine. Ad ogni modo questi sono le due tipologie di post processing che viene effettuato: l'esportazione tramite file oppure l'esportazione tramite renderizza. Perciò
Facendo un piccolo riepilogo di tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo visto l'interfaccia di lavoro dei nostri progetti, abbiamo imparato a conoscere tutti i pannelli che abbiamo a disposizione all'interno del nostro software, abbiamo imparato a distinguere i nostri vari menu in base a quello che vogliamo andare ad effettuare, abbiamo imparato ad utilizzare la simmetria e la scelta dei colori e dei materiali all'interno dei nostri progetti, abbiamo visto la fase del voxel remesh e del dintopo e qual è la differenza fra i due, abbiamo visto come ci si muove all'interno di una scena e come raggruppare i nostri progetti fra di loro, e in ultima istanza abbiamo visto come ottimizzare un progetto per la stampa 3D e per il rendering finale. All'inizio del corso quindi siamo partiti da una semplice sfera, mentre adesso possedete un vero e proprio workflow completo per trasformare un'idea in un modello completamente finito. Complimenti, avete completato il corso quindi di Nomad Sculpt. Durante queste 20 lezioni abbiamo imparato non soltanto dove si trovano gli strumenti, ma come utilizzarli all'interno di un vero e proprio metodo di lavoro. Ricordatevi sempre che la scultura digitale richiede un esercizio, quindi non cercare subito di creare degli oggetti perfetti. Ripetere gli esercizi, osservare le reference e cercare di migliorare un aspetto alla volta sarà la base fondamentale per diventare degli scultori professionisti. Io vi ringrazio per aver seguito questo videocorso, spero che tutto il videocorso vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Nel caso in cui vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un like ed un commento e vi ricordo di iscrivervi al canale per ulteriori video come questi. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.